Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parlerò in italiano perché si tratta di un video, diciamo, dedicato agli utenti di Tiscali FTTH e praticamente si tratta di usare un router OpenWRT, come vedete qua, che qui ho già installato e configurato, appunto su una linea Tiscali o FTTH gestita da OpenFiber. Quindi la cosa si può assolutamente fare, non è stato, diciamo, così immediato trovare le istruzioni, ma alla fine, insomma, dopo alcuni tentativi ci sono riuscito, anche grazie a un repository su GitHub che poi vi farò vedere. Comunque, partiamo dall'hardware. Questo qui è il TP-Link Archer D7, ok, che ho, vediamo, vi faccio vedere una foto. Ok, questo qua diciamo ha già credo una decina d'anni, l'ho preso una decina d'anni fa, quindi non è recentissimo, però la parte wifi è ancora performante. Ok, comunque se volete, se avete questo router e volete flasharlo con OpenWRT, queste sono le istruzioni che avevo scritto in inglese sul mio blog. Praticamente ho usato un Raspberry, mi sono collegato in seriale come vedete dall'immagine, qui ci sono i pin, ok, ho seguito le istruzioni che ci sono sulla wiki di OpenWRT per flashare via seriale in modo generico. E vabbè, diciamo questa è la parte hardware. Dopo se volete usare altri router che si possono flashare direttamente senza andare con la seriale, si può fare, ma era più che altro un esperimento, quindi l'ho tenuto lì, ecco qui, l'ho tenuto lì qualche mese senza usarlo. Qui c'è il boot via seriale, quindi questa è la registrazione della shell SSH del Raspberry, che in quel momento era collegato, vedete qui c'è scritto Minicom, era collegato in seriale al router, ok, quindi qui stava facendo il boot di OpenWRT. Ok, quindi questa è la parte, diciamo, hardware, quindi se avete un router compatibile potete flasharlo, e qui invece è il router funzionante già con internet di Tiscali già perfettamente funzionante. Dopo vedremo i limiti che ci sono un paio di considerazioni da fare importanti. Comunque, partiamo dalla configurazione. Ok, vedete qua è già stato configurato col protocollo PPoE, ha preso il suo indirizzo IP, il suo gateway, il DNS, quindi è collegato al nostro ISP, in questo caso Tiscali. La prima cosa che dovete fare è andare sulla sezione switch, quindi sulla pagina dello switch, ok, che è questa qua. Di default troverete due VLAN. Ecco, io non sono molto esperto perché non l'avevo mai fatto, quindi ho seguito poi una guida che vi faccio vedere. Comunque trovate la VLAN con l'ID1 e qui c'era la VLAN con l'ID2. Quindi seguite le istruzioni di Tiscali, quindi cercate Tiscali parametri di connessione, dovrebbe essere questo qua, vediamo, ok, quindi connessione VDSL FTTH, che è quello che ci interessa. Quindi qua dice che c'è bisogno della VLAN 835, poi dopo dice PPoE il protocollo, vabbè, ok, quindi appunto qui dovete mettere 835. Poi dopo cosa ho fatto? Ho attaccato l'ONT, cioè l'apparecchio che trasforma il segnale ottico in segnale Ethernet, diciamo, detto in parole povere. E l'ho attaccato alla porta 4 dove c'è scritto anche WAN sul router, quindi vediamo. Ecco qua l'immagine, io non ho una foto adesso, comunque. Se vedete qua c'è scritto LAN 4 WAN, quindi il cavo Ethernet che va dall'ONT deve andare in questa porta e non sulle altre, ok? Ecco la configurazione di queste porte,
è fondamentale, perché se non viene fatta correttamente tutto il sistema non funziona, era l'errore che facevo all'inizio. Quindi dovete mettere che i pacchetti VLAN vengono passati, quindi dovete mettere tagged alla porta WAN 1. La porta WAN 2 non so che cosa sia, perché non c'è sul router, quindi non so cosa corrisponde. Qui l'altro c'è scritto 100 base, ma dovrebbero essere tutte porte gigabit. La porta LAN 1 mi va a uno switch dove ci sono collegati gli altri computer, e quindi qui risulta collegata. E diciamo, per fare questa configurazione ho trovato questo repository che parla della Deutsche Telekom su OpenWRT, con OpenWRT. Quindi qui, ecco, qui fra l'altro è spiegato per l'Archer C7, che credo sia molto simile al D7. Vediamo l'immagine. Sì, a parte la parte, diciamo, della DSL, che qui non c'è, però visivamente potrebbe essere simile al D7. Il D7, ecco, il D7, se vedete qui c'ha la porta per il doppino, insomma, per la parte telefonica normale, vabbè. Quindi io ho semplicemente seguito questa configurazione. Quindi la WAN deve essere taggata, così come la CPU. È quello che ho fatto qua. Quindi noi abbiamo l'835 per Tiscali, questo ISP usa la VLAN 7 e basta. Quindi il primo passaggio è questo. Poi dopo dovete andare su Interfaces. Ok, qui ovviamente è già tutto funzionante, quindi questo è, diciamo, il risultato finale che avrete. Comunque qui ci sarà WAN, e poi la WAN per l'IPv6 che ho cancellato, perché comunque non viene utilizzata con Tiscali su OpenFiber ancora, quindi l'ho cancellata. Ma ne avrete due. Farete edit sulla WAN. Ok, avrete di default un altro protocollo. Voi dovete mettere PPoE, e poi vi verrà automaticamente creato questo device, appunto, con la VLAN. Quindi VLAN Ethernet 0.835, dovrete mettere quello. Poi dopo dovete mettere lo username e la password, fare salva, e se tutto va bene dovrebbe connettersi automaticamente. Non è tanto difficile, diciamo. Ok, quindi diciamo che vi siete collegati, avete fatto tutto. Adesso bisogna vedere il livello di velocità, come siamo messi, diciamo, a livello di velocità. Ecco, e qui c'è il primo problema, perché adesso lo vedrete. Speed test. Ovviamente, vabbè, usiamo questo perché è il più usato, ma ce ne sono anche altri, ma diciamo il risultato più o meno è sempre quello. Quindi qui dovremmo avere sui 910-920 al massimo megabit al secondo. Ecco, quindi si capisce già che c'è qualcosa. Comunque non è che non funziona, però invece l'upload va bene, siamo in linea col Fritzbox incomodato d'uso. Ok, quindi vedrete questi valori, diciamo. Quindi l'upload va anche bene. Questi qui, le latenze non so come erano messe prima, però ok. Più che altro è la velocità in download, che è sicuramente molto più bassa. E questo è il primo problema, ma diciamo che è una caratteristica del protocollo PPoE, per cui se
Adesso vi faccio vedere una cosa. Ok, sono entrato in SSH nel router, adesso faccio top, quindi per vedere i processi in esecuzione in modo istantaneo. Quindi il numero che dovete vedere, vabbè, a parte l'idle che adesso il router non sta facendo molto, quindi rimane intorno al 100% in idle. Vediamo se a schermo intero. Ok, quindi il numero che ci interessa è questo, ma anche l'idle. Adesso non so, ancora possiamo fare così perché sennò viene tagliato. Adesso io riapro lo speed test, lo iniziamo a far andare, poi dopo metto a schermo intero, vediamo quando parte, se parte. Ok, dovrebbe partire. Guardate bene, ecco i numeri qua, eccolo qua. Quindi idle 0% e quest'altro numero che vuol dire software IRQ intorno al 100% quando è in download. Quindi questo è importante. Adesso in upload, in realtà anche quando è in upload, però evidentemente il processore non è abbastanza potente. Vediamo, adesso ha finito, infatti i valori sono tornati normali, e qui fra l'altra velocità a seconda del server ovviamente cambia. Comunque tutto questo discorso che ho fatto prima di OpenVRT, poi potete anche provare a collegare il vostro computer direttamente senza bisogno di un router. Ho già provato con Debian e funziona. In quel caso ho provato con un portatile, avevo diciamo 300 megabit come velocità di riferimento in download, quindi leggermente meglio, ma siamo ben lontani dai 910-920 del router incomodato. Ecco, e poi il secondo problema è la parte della telefonia che su questo tipo di router è assente, diciamo di default non c'è, non è che uno può attaccare il telefono allo spinotto DSL perché ha tutto un altro scopo, quello lì non è una porta per la fonia, quindi non funzionerebbe, non è supportata direttamente da OpenVRT, bisogna trovare altri sistemi, comunque VoIP, quindi altri sistemi ci sono, ma devo ancora capire come fare. Ma comunque il vantaggio di usare un sistema come questo sta anche, soprattutto nella parte, vabbè, a parte il wifi che bene o male è quello, anche nella parte del firewall, che è molto 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 meglio del Fritzbox, credo che fosse il 7530, quello incomodato. Comunque qui potete fare diciamo quello che volete, a parte i port forward che ci sono bene o male in tutti i router, ma le regole sul traffico potete crearne non so quante ne volete, potete mettere degli insiemi di indirizzi IP che non sono, per esempio, non sono graditi, no, per qualche motivo. Come ho fatto io qua, ho bloccato certi paesi che con l'altro router non potevo farlo, ma venivo diciamo attaccato da certi paesi, quindi ho creato una lista di blocco, quindi l'ho messa qui in questo file che poi ho caricato si può caricare da qui con upload file, e praticamente è una lista di zone di IP, quindi o di subnet, quindi qui va selezionato source subnet, ok, non source IP. E ecco la differenza rispetto al Fritzbox, che sul Fritzbox potete mettere al massimo 60, credo 64 blocchi di indirizzi. Qui per ogni lista ne potete mettere 65.536, quindi è tutta un'altra cosa, ecco, solo questo. Quindi una volta che li aggiungete qua, vi verrà creata questa riga in questa tabella, poi dopo andate in traffic rule, aggiungete una nuova regola. Ecco, qui devo ancora studiarmi bene, però per esempio qui ne ho creata una che di default fa il drop di tutti i pacchetti usando la lista appunto che ho creato, block countries, quella che vi ho fatto vedere dell'IP set.
sul device PPoE 1, quindi quella che abbiamo visto che ci serve per la connessione, e basta. Quindi si fa così, e per sicurezza ne ho aggiunte anche queste, perché vedevo che non funzionava, solo con quelle lì non funzionava, così sembra funzionare, quindi è ancora una cosa in fase di test, però per adesso funziona. E che dire, ecco, che dire, prima di chiudere il video c'è questa ottimizzazione che si può fare su questo tipo di router o di firmware, come volete voi, diciamo per avere una connessione più stabile a discapito di un pochino di velocità. E ecco, questa cosa qui è una cosa che non sapevo esistesse per sulle connessioni internet, però praticamente dice che se succede che le vostre audio videochiamate si interrompono, no? Tipo per mezzo secondo, per esempio, allora potrebbe esserci questo problema chiamato buffer bloat. Quindi questo sito vi permette di fare il test per vedere se in questo momento la vostra connessione è affetta da questo problema. Quindi adesso io quell'ottimizzazione che ho detto l'ho disattivata per farvi vedere lo speed test con le velocità originali. Vediamo. Mi dice ancora warming up. Comunque, mentre fa... Eccolo qua. Quindi questa è la latenza in download rispetto, se non ho capito male, rispetto a quando è a riposo. Quindi voi dovete fare in modo che questa si avvicini il più possibile, questa latenza si avvicini il più possibile allo zero. Questo è quello che ho capito. Vediamo. Dopo vi darà un punteggio e lo andremo a confrontare con un'ottimizzazione che comunque è spiegata sulla wiki di OpenVRT, se volete farla anche voi. Ecco, vi dice la vostra latenza è aumentata leggermente sotto carico, leggi come si può mettere a posto il problema del buffer bloat, ok? Quindi io ho fatto delle prove. Questa pagina qui praticamente si installa con un pacchetto, potete cercare, diciamo, sono degli script che vengono aggiunti. Ecco, credo che sia questo, sì. Sì, era questa qui la pagina che avevo seguito. Vi spiega una specie di piccolo tutorial che vi spiega come andare a migliorare quei parametri di prima. Quindi qua dice il pacchetto da installare, vi dice anche che parametri utilizzare e come cambiano i risultati dopo aver applicato queste configurazioni. Quindi se noi adesso torniamo, ecco qua sul router, qui ho già impostato questi due valori sull'interfaccia sempre PPoE1. Ecco, questi sono i valori che ho provato fino adesso che funzionano meglio, ok? Comunque è spiegato tutto in quella pagina. Faccio save, cos'è che dice adesso? Dice forse che ha attivato gli script anche al boot, ok? Adesso prima di, ecco, rifacciamo lo speed test con lo stesso server e vediamo come cambiano i risultati. E poi facciamo l'altra prova. Quindi chiaramente la velocità è più bassa, però diciamo che anche in upload è più bassa. Ok, quindi siamo su download, diciamo un decimo di quella teoricamente possibile, più o meno un decimo. Adesso noi andiamo a rifare anche questo test, quindi qui abbiamo preso questi valori 15 millisecondi più 11 a test again. Comunque diciamo che già così la parte firewall è sicuramente molto meglio del router incomodato. Chiaramente la velocità probabilmente con questo processore va un po' a soffrire, allora bisogna anche pensare se prendere un altro router, ecco perché ecco,
i valori si vede che sono diversi. Comunque poi eventualmente vi lascio tutti i link in descrizione, anche che sono in preparazione le istruzioni per attivare la connessione alla PPOE sul router. È tutto per iscritto. Ecco, vedete qui è cambiato. La vostra latenza non è aumentata sotto carico, quindi almeno questo aspetto è migliorato, ovviamente a discapito della velocità, è una cosa normale. E niente, diciamo che secondo me il video possiamo chiuderlo qua. Ecco, l'MTU, mi raccomando, deve rimanere sempre quello di default 1492. Comunque dovrebbe prenderlo lui. Sì, quindi la cosa diciamo fondamentale era capire da qua, grazie a questa pagina, come impostare la VLAN, perché non lo sapevo, adesso almeno 2 o 3 cose le ho capite. E niente, comunque se vi è stato utile il video lasciate il solito mi piace e ci sentiamo per la prossima volta. Ciao ciao!